Ciao a tutti, benvenuti a Mintitaro e a un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi voglio parlare delle abitudini mentali che permettono di migliorare la lettura dei tarocchi. Migliorare in che senso? Innanzitutto perché riesce ad essere più in linea con il caso specifico del consultante, ma anche più utile, che dia un valore aggiunto al consulto. Perché le chiamo abitudini mentali? Perché sono degli atteggiamenti mentali che io consiglio di esercitare tutti i giorni. Nel quotidiano proprio dobbiamo cambiare un po' il nostro approccio nei confronti di quello che ci circonda, in modo da poi poterlo utilizzare quando serve durante le letture, altrimenti va a finire che non ci viene spontaneo nel momento in cui leggiamo le carte. Ehm, Innanzitutto, il primo di cui voglio parlare è la flessibilità. Cosa vuol dire? Vuol dire ehm, pensare fuori dagli schemi, non limitarci a regole prestabilite, porle in discussione, cercare di andare al di là di quello che è considerato certo e assodato. Vuol dire non farci guidare dai pregiudizi, ma vedere da noi stessi se effettivamente una situazione, una persona corrisponde alla realtà. E vuol dire anche non guardare il mondo e le persone attorno a noi, scusate, in bianco e nero, ma guardare anche le sfumature. Perché è importante nella lettura dei tarocchi questo atteggiamento mentale, questa abitudine mentale? Perché è importante essere flessibili quando approcciamo i tarocchi. Le carte non hanno significati univoci, non hanno significati bianco e neri. Se poi ci limitiamo a studiare, ad imparare i significati tradizionali delle carte o quelle che troviamo comunque in un qualsiasi libro, per quanto sia ben scritto, va a finire che la nostra lettura delle carte sarà molto standardizzata e quindi non coglierà le varie sfumature della situazione del consultante. Non riuscirà veramente a parlare al consultante, non sarà neanche utile perché non corrisponderà effettivamente alla sua situazione. Le carte di per sé sono quelle dei tarocchi soprattutto molto composite e soprattutto ambigue. Non sono mai bianco e nere, anche quelle più negative hanno degli aspetti molto positivi e viceversa, un po' come il simbolo del Tao. Ogni carta ha il germe del suo opposto. E poi perché possono essere lette su vari livelli, per esempio la luna in questo caso di solito è associata all'inconscio, ma può essere anche la paura, quindi insomma può dare vita a una lettura un po' pessimista, però poi magari nel caso specifico in un consulto può semplicemente indicare un corso d'acqua. Quindi che un evento, un qualcosa, un incontro avviene vicino a un fiume o un lago. Quindi bisogna essere molto aperti e molto creativi, sentire le carte più che studiarle a memoria e soprattutto rimanere veramente aperti al messaggio delle carte in modo come dire, da non cristallizzarci, ecco, su certi schemi mentali e su certi significati stereotipati. Poi un altro approccio mentale, un'altra abitudine mentale che considero molto importante per un buon consulto è l'empatia.
ovvero abituarci a metterci nei panni degli altri, a capire il punto di vista degli altri, non imporre il nostro punto di vista agli altri come se fosse cosa certa, non ascoltare gli altri e non giudicarli. Perché è importante per ottenere un buon risultato durante un consulto, una lettura dei tarocchi? Perché riusciamo a veicolare meglio il messaggio delle carte al consultante. Se leggete di persona, appunto può capitare che dovete appunto comunicare delle informazioni che possono essere dure da ascoltare, quindi è importante che voi riusciate a sentire il consultante, cercare di comunicare in maniera che non ne rimanga scioccato, spaventato che altro, quindi proprio anche a livello diciamo di consulto vero e proprio nella comunicazione al consultante delle informazioni venute fuori dal consulto è importante empatizzare con lui, che permetta appunto la comunicazione più fluente e anche più sensibile, ecco. E poi sicuramente permette di sentire le carte meglio, un livello di empatia, perché aumenta la sensibilità nei confronti delle carte. Durante un consulto riusciamo a sentire l'energia delle carte meglio, ad avere un'intuizione più attiva, più vitale, se coltiviamo appunto la nostra empatia. Una terza abitudine mentale molto importante per ottenere un consulto di valore è quello di abituarci a limitare la voce del nostro ego. È un discorso un po' complesso quello che riguarda l'ego, magari ci farò un video in futuro a parte, però brevemente l'ego è quella parte di noi che è legata anche alla nostra sopravvivenza, alla nostra assertività, alla nostra volontà ed è importante perché altrimenti possiamo rischiare di, come dire, se il nostro ego è troppo debole, rischiamo di dedicarci troppo agli altri, trascurare noi stessi e il nostro benessere. Quindi sicuramente è una parte importante di noi stessi, però se è troppo attivo, troppo forte, la nostra intuizione ne viene diminuita perché appunto ascoltiamo troppo la voce dell'ego. E qual è la voce dell'ego? È quella che si esprime in termini di io, cioè ogni volta che mentalmente o a voce o eccetera voi puntate l'attenzione su voi stessi, nel senso io faccio questo, io voglio quello, perché io, tutte le volte che sentite una forte competizione o vi sentite feriti da i successi degli altri, sono tutti manifestazioni di un io ferito, che però non è un io utile in quel caso, è qualcosa che ci danneggia e basta, perché poi alla fine rimane soltanto una forte sofferenza interiore. Questa voce costante dell'ego, centrarvi troppo su voi stessi, in questo senso, non permette di ascoltare la voce dell'intuizione. Appunto ci vorrebbe un video a parte per spiegare bene il legame fra le due cose, le varie dinamiche tra l'ego e l'intuizione, però diciamo brevemente che appunto cercare di abbassare un attimo la voce che parla sempre nella nostra testa, che poi è quella dell'ego, permette appunto di ascoltare l'intuizione che non parla a parole, ma per simboli ed immagini.
Quindi cosa fare per ottenere, diciamo, per evitare di ascoltare sempre questa voce che parlotta nel background della nostra mente? Beh, sicuramente la meditazione quotidiana e soprattutto renderci conto ogni volta che appunto la sentiamo e cercare di non dargli ascolto. Ultima abitudine mentale che consiglio è quello di iniziare a vedere ogni esperienza, sia bella che brutta, come un fattore di crescita. Perché è importante? Perché nel momento in cui facciamo un consulto riusciamo a comunicare un approccio propositivo al consultante, ovvero molto spesso le persone che non conoscono i tarocchi e si approcciano al consulto, cioè vanno da un cartomante, un tarologo, eccetera, hanno sempre un po' l'impressione, la paura che le carte appunto che comunicano degli eventi che non possano essere evitati o comunque insomma di sentire un po' di non essere padroni del proprio destino, ecco. Ehm, che come ho spiegato in uno dei primi video non è vero perché il futuro non è scritto, è importante come reagiamo ai messaggi delle carte, agli eventi e soprattutto una volta che li conosciamo possiamo anche evitarli perché molti di loro sono nelle nostre mani, dipendono da un nostro atteggiamento, dalle nostre azioni. Un po' in parte appunto raccogliamo quello che seminiamo. Quindi, cioè, se riusciamo a comunicare questo concetto al consultante, ovvero che anche un'esperienza positiva, a parte esserne contenti, bisogna vedere come, cosa, che lezioni abbiamo imparato da questa e anche quelle negative, che lezioni possiamo trarne, permette al consultante di sentirsi responsabilizzato della propria vita, permette al consultante di avere un approccio più prepositivo nei confronti appunto della sua vita e soprattutto reagire agli eventi esterni senza sentirsene schiacciati e dominati. E questo per comunicarlo bisogna crederci, cioè bisogna averlo sentito sulla nostra pelle, per questo ne parlo come di un'abitudine mentale. Con questo video il messaggio centrale che vorrei lanciare a tutti è che appunto la lettura dei tarocchi di per sé implica anche un cambiamento interiore di chi le legge, del cartomante o del tarologo, come volete chiamarlo. Comunque non è una pratica così che se presa seriamente appunto è una pratica che cambia il nostro io interiore, è una forma, è uno strumento che permette una trasformazione nostra interiore, un po' come la meditazione. E quindi diventa una pratica spirituale, la lettura dei tarocchi. Queste abitudini mentali che ho elencato migliorano la lettura delle carte, ma allo stesso tempo vengono, vedrete, un po' spontaneamente nel momento in cui lo farete abitudinariamente la lettura dei tarocchi, perché appunto le carte stesse dei tarocchi vi permetteranno di avere una mente più flessibile, di essere più empatici, di limitare il vostro ego e di avere un approccio più propositivo e costruttivo nei confronti della vita. Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto, in caso mettete un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi. A presto!